Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di giugno e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Andremo a vedere insieme come andrà il vostro mese attraverso l'arcano principale, poi vedremo le energie che si muoveranno nel corso del mese e insieme andremo a scoprire l'ambito amore, il lavoro, le finanze e poi vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Inoltre vi ricordo anche che in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e anche i link per acquistarli. Prima di iniziare facciamo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi andare a vedere poi le energie successive. Voi avevate il carro, è sicuramente una carta di costruzione positiva, soprattutto di progresso, di miglioramento. Un passo importante può essere stato conquistato, c'è affermazione, riconoscimento o quantomeno prendere il controllo su un qualcosa di importante. In qualsiasi circostanza indica comunque dei passi in avanti e cioè un bel movimento. Adesso andiamo a vedere il vostro arcano del mese di giugno. Vediamo un po' quale sarà. Troviamo il mondo. Direi che è un mese molto interessante perché il mondo ci parla di successo, ci parla di ricompensa, quantomeno c'è un compimento importante in uno o più ambiti della vostra vita, quindi questa carta vi sta dicendo di continuare ad impegnarvi, che nel corso del mese finalmente vedrete i risultati e ci sono dei raggiungimenti o comunque ci sono dei riscontri positivi, quindi magari per alcune cose che si stanno portando avanti c'è bisogno un po' più di tempo per ottenerle, per farle maturare, però questa carta già vi sta dicendo che siete nel percorso giusto e magari di valutare, osservare, forse ci sono ancora alcune cose che devono essere sistemate, equilibrate, comunque c'è un'evoluzione costante in avanti. Mettiamola qui e adesso andiamo a vedere insieme le energie principali del vostro mese di giugno, quindi in linea di massima come andrà e poi ci addentriamo nei vari ambiti. Allora, troviamo la carta dell'eremita, poi il carro, magari si può anche riferire a qualcosa che avete iniziato o avete deciso precedentemente e che quindi qui potrebbe prendere una rivincita, una conquista, prendere il sopravvento, quindi un qualcosa che vi spinge ulteriormente in avanti. E infine troviamo il 6 di bastoni. Come potete vedere, le energie principali si muovono inizialmente in una fase di osservazione, di valutazione e studio, anche di ricerca. Può concludersi un qualcosa, magari soprattutto i primi giorni, per darvi l'opportunità di spingere in avanti o dei nuovi obiettivi, dei nuovi percorsi o come vi dicevo prima c'è un qualcosa che avete già avviato precedentemente e che quindi finalmente si raggiunge una tappa oppure ci sono delle cose che si sbloccano, che si chiariscono ulteriormente e vi dà la possibilità proprio di ottenere le vostre soddisfazioni e i risultati. E infatti il 6 va a dare manforte proprio al significato di raggiungimento, di miglioramento e ottenimento. Se c'è ancora qualcosa che vi mette in dubbio o in blocco, comunque le vostre energie sono abbastanza attive, forti, dinamiche che vi permetteranno di sistemare qualsiasi cosa magari ancora in sospeso. E adesso insieme andremo a scoprire l'ambito amore. Ambito amore coppia single, ricordo chi non è interessato o chi anche vuole scoprire altre indicazioni riguardo le relazioni più importanti di amicizia e famiglia, potete lo stesso
ascoltare queste indicazioni, però ovviamente dovete adattare un po' a quello che state vivendo. Troviamo il 6 di bastoni, anche qui è un'energia che risuona parecchio. Abbiamo la carta degli amanti, quindi si ripete anche a livello numerologico il 6 stesso, e poi troviamo l'8 di coppe. Direi che nelle relazioni più importanti e poi soprattutto nelle coppie è un mese che parte col botto, poi ci sono anche delle soddisfazioni, degli eventi felici, anche magari l'opportunità di intensificare la relazione stessa, di lavorare proprio in perfetta sintonia. Ovviamente per lavorare intendo di gestione, casa, famiglia, anche della relazione stessa, quindi c'è una buona intesa, ci sono anche dei risultati positivi, magari queste carte si rifanno proprio a questioni che avete già avviato precedentemente e quindi ci sarà felicità e gioia. Un po' più scarico, nel senso che nell'ultimo periodo il lotto di coppe in questo caso ci sta dicendo che il mese forse si prepara, la conclusione del mese si prepara a quello successivo, magari lasciando andare alcune cose perché forse ci sono nuovi obiettivi, nuovi propositi che in realtà possono anche saltar fuori nel corso del mese, come abbiamo visto da alcune carte, solo che questo è il momento giusto per consolidare, per collaborare, per essere uniti, per ritrovare armonia, dare forza alle vostre intuizioni e alle vostre intenzioni future, e quindi poi lasciare andare quello che è stato e procedere, andare avanti. È ovvio che se vogliamo vedere in un'accezione negativa, ad esempio perché non tutti viviamo la stessa situazione, se c'è qualcosa che non va, questa carta può indicare, nella peggiore delle ipotesi, un allontanamento, un distacco, forse per riflettere meglio a livello emotivo, quindi non necessariamente fisico, però può indicare una fase di riflessione dove si sta cercando di capire le proprie stesse emozioni, i propri sentimenti o anche come procedere in futuro. Per i single troviamo il 5 di coppe, il 2 di denari e la carta del diavoletto. Carte molto molto altalenanti, perché può parlare di un mese che può essere difficile per certi aspetti. Il 2 di denari fa capire che o ci sono 2 o più situazioni in ballo, in corso, nel senso di conoscenze, anche questioni del passato che non si sono ancora totalmente concluse, o le ferite non si sono ancora rimarginate, perché abbiamo comunque una carta di delusione, il 5 di coppe. Questo può indicare una perdita, un senso di vuoto, una delusione in senso lato. Magari qui potreste capire cosa potrebbe succedere e magari anche da chi aspettarvelo, quindi consiglio sempre di ascoltare, perché prepararsi ad eventuali situazioni, ascoltare il proprio intuito vi fa già capire cosa può accadere e magari cercare di subito intercettare e andare avanti. Dico nel miglior modo possibile, perché questa può essere in realtà una carta positiva, dove si presentano e si prospettano altre situazioni, delle alternative e quindi possibili conoscenze. Il diavolo ci fa capire che alcune cose, alcune situazioni possono farci divertire, possono esserci delle avventure, delle cose positive se stiamo cercando un certo tipo di situazioni. Per altri aspetti comunque ci fa capire che dobbiamo tenere alta la guardia e che magari non dobbiamo lasciarci tentare da situazioni troppo promettenti, quindi di ascoltare il vostro intuito.
che come vedete lo consiglio sempre tanto tanto perché ce l'abbiamo, spesso non lo sfruttiamo abbastanza, quindi lì c'è da capire effettivamente cosa vuole dirvi il diavoletto, in senso sia positivo come nuove situazioni di attrazione, di passione, di coinvolgimento, dall'altro lato ovviamente dobbiamo ben capire, sempre in base a quello che desideriamo, come procedere in questo ambito. E adesso andiamo a vedere cosa voglio dirvi per le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Troviamo il 2 di coppe, fante o principessa di spade e il 7 di bastoni. Quindi qui si vede un mese molto molto positivo e adatto alle collaborazioni, soprattutto se volete e avete bisogno di aiuto e di sostegno. Il 2 di coppe indica anche incontri, riunioni importanti, cose che possono essere determinanti per alcuni passaggi della vostra vita lavorativa. Se avete un certo tipo di richieste, se volete un aumento, se state chiedendo dei permessi, se state valutando anche possibili investimenti, diciamo che è una fase di è vero avanzamento, ma dovete essere ben sicuri di quello che andrete ad affrontare, perché il fante parla di studio, di osservazione, di valutazione, di non buttarsi effettivamente a capofitto, perché dobbiamo apprendere, dobbiamo essere comunque circospetti e favorire la comunicazione, le informazioni, tutto quello che possiamo carpire intorno a noi e che ci possono aiutare ad andare ad affrontare un qualcosa. In realtà il 7 di bastoni non necessariamente è una carta negativa, ci sta dicendo che magari dobbiamo difendere le nostre stesse energie, valutare possibili trattative, affrontare delle sfide che possono essere importanti ma costruttive per noi e anche dare, diciamo, sicurezza ovviamente a noi stessi, ma soprattutto, come dicevo, proprio per andare a superare degli ostacoli, delle sfide importanti e per ottenere dei risultati. Per chi sta cercando di fare grandi cambiamenti, tipo lasciare il lavoro, ma soprattutto per chi lo sta cercando, anche qui abbiamo delle carte di bastoni che sono determinanti, visto che anche la stessa vostra energia a fuoco da tirar fuori proprio per ottenere dei risultati. E cosa si deve fare effettivamente? Studiare, valutare, di non lasciarsi travolgere da alcune situazioni che possono essere un po' strane, ambigue, quindi queste consigliano proprio di accogliere un possibile cambiamento, di essere coraggiosi, di essere determinati, cercare di carpire il più possibile notizie, messaggi, di essere entusiasti comunque di alcune cose, anche se magari non avete ottenuto risultati precedentemente, qui c'è un capovolgimento con il mondo, si va a chiudere tutta una fase della vostra vita, della vostra ricerca e se ne apre una totalmente nuova. Quindi possono esserci delle nuove opportunità, delle possibilità anche per lo studio, per uno stage, per ampliare le vostre stesse capacità e competenze, però con il 7 di spade io farei un po' di attenzione. Ci consiglia di essere astuti, di mettersi alla prova, comunque fare un tentativo, di non adottare delle scorciatoie che possono essere passeggere, ingannevoli e quindi di essere molto molto circospetti, andare avanti con prudenza, ma comunque con determinazione. E adesso vediamo l'ultimo passaggio con i segni zodiacali da attenzionare nel vostro mese. Qui abbiamo Venere. Ecco, Venere molto, molto importante per certi aspetti, si riferisce al Toro. Poi abbiamo il Cancro. E poi infine abbiamo il Sagittario, abbiamo anche la Bilancia, quindi abbiamo dei segni che
vi possono aiutare, vi possono sostenere, questo perché abbiamo visto collaborazione, abbiamo visto studio, valutazione, ottenimento, successo, quindi è da privilegiare un atteggiamento di comprensione, di sensibilità e forse anche di creatività perché non si deve andare in contrasto. Quindi questi sono i segni principali con i quali avrete a che fare, gli altri non è che magari non avrete a che fare. A parte questo, io consiglio ovviamente di privilegiare, come vi dicevo, la vostra sensibilità, di essere comunque attenti, determinati e quindi procedere con chiarezza, perché alcune persone in realtà potrebbero essere molto volubili, molto suscettibili e non riuscire a capire in pieno cosa state chiedendo e cosa state cercando. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di giugno. Ciao!